Ok. Monica, 16. Causa esoterica dell'essere collegata al 16 di Claudia, in tutto. Numeri civici, date, ore, tutto, sempre. Ma me lo fa vedere in maniera particolare, nel senso che io la vedo molto legata anche al numero 1, che compone poi il 16, perché lei è molto leader. Leader e anche nell'aspetto magari meno positivo del termine, nel senso che poi lei si ritrova da sola a dover affrontare anche situazioni molto pesanti, a dover gestire un qualcosa che a volte percepisce più grande di lei. Mm. Mhm. E poi il 6 mi fa vedere lei che è come se facesse ruotare questo 6 e mi fa vedere come il 6 è vero che ribaltato può diventare un 9, però nella posizione intermedia, se il 6 lo fai andare in senso antiorario, diventa quasi, come si può dire? Soffio, Sì, esatto, un esatto, ricciolo d'aria. esatto, E quindi? esattamente. È come se ribadisse la sua volontà continua, di essere libera, di cambiare, di poter anche andare contro le convenzioni. Quindi lei non ama tanto la rigidità, ha proprio bisogno di spezzare le catene. È proprio per questo che invece si è creata un falco di quelli ammaestrati che in genere, sai, sono proprio legati con una catena al polso dell'addestratore. Ok, quindi è questo il motivo del 16. Sì, è come se fosse il numero che maggiormente esprime e il suo essere leader e anche la sua unicità, perché lei è molto particolare. Penso che glielo dicano anche spesso. A volte si sarà anche sentito dire come te non c'è nessuno, cose simili. Sì, sì, oppure il negativo, no? Ehm, che è proprio un soggetto. Ehm, e il 6 dà proprio l'idea di tutto questo movimento e tra l'altro il movimento è in senso antiorario perché lei non ama molto andare appresso alla massa, diciamo. Quindi leader, unicità. Sì, Io sono nato il 16. eh, direi che si applica bene anche a te questo discorso. Tra l'altro volevo farti notare una cosa, Mhm. non so, al limite la tagli questa parte, Sì, però la vai, lasci, se vai, vai, vogliamo. vai. A Sanremo ci Mm. sarà Ah sì, tra i Lucio. cantanti Lucio Corsi. Eh? La cosa interessante è che sai che loro fanno anche i duetti cantanti big Sì. e Lucio Corsi lo farà con Topo Gigio. Non lo sapevo. Ok, e che vuol dire? E cantando la canzone di Modugno nel blu dipinto di blu. No, è quello il titolo, sì, Mhm, l'originale, mi sì. confondo sempre, ok. Ehm, cioè, io te la butto lì, poi magari può essere proprio un delirio totale. Però quello che io ho visto è questa roba qui. Allora, in pratica, hai presente Ganesha, Sì, che viaggia su un topolino? Lui si sì. sposta grazie a un topo. È l'elefante che si sposta. Mm. Pare assurdo che dici c'è bisogno di Mm. un topo per spostarsi? Sì, perché questo qui, questo topo, in realtà è lo strumento quasi per uscire dalla Matrix, perché è piccolo, perché va sottoterra, perché è molto furbo, intelligente, sa, diciamo così, come destreggiarsi nei vari cunicoli e anche trovare proprio la via d'uscita. Mhm. E praticamente è come se in un certo senso il topo bianco
fosse l'anima. Mm. Quando io ho visto la foto di questo Lucio Corsi, che era già in posa con questo Topo Gigio, Mhm. lui aveva Topo Gigio tenuto così sul palmo della mano sinistra, Mhm. che è proprio la mano del cuore, no? La cosa particolare è che la foto che io ho visto, lui aveva proprio una maschera, un cerone bianco pesante, proprio come se fosse un Pierrot, una maschera vera e propria. Mhm. Più come dicevamo, l'anima che può liberare da queste maschere, può liberare dal gioco, l'anima topo che può liberare dal gioco. La cosa particolare è che lui fondamentalmente è un tuo omonimo. Mhm. Ma c'è una corrispondenza tra questo Lucio Corsi e me? Beh, secondo me è proprio in questo Festival di Sanremo, cioè non è che voglio aumentare il tuo ego, no? No, vabbè, tranquilla. Però per lanciare questo adesso le energie della Terra sono queste e nessuno ci può fare niente. Benché Sanremo sia assolutamente uno strumento degli oscuri, non è che possono negare che le cose stiano così, che questo è un momento in cui l'anima si può esprimere e hanno scelto di far fare tutta questa pantomima a Lucio Corsi, che è proprio fondamentalmente tuo omonimo, Mhm. perché sei tu portatore di questi temi sempre, no? I temi dell'anima, i temi della Matrix, la liberazione dalla Matrix. Mhm. Bene, allora facciamo una cosa bella. Io non so neanche quando sarà a Sanremo, so solo che è a febbraio. Ehm, gli attacco a Lucio Corsi un mio ad eternum, fortissimo, che non lo mollerà dall'inizio alla fine, notte e giorno, arrivando a offuscargli quasi la vista durante l'esibizione, in nome della verità. Sì, vero. Quella maschera infelice cadrà. La bocca a forma di V di verità, sorriso tirato su, con delle pinze eteriche. Se questo è un attacco a me, viva la A, abbasso la O. Non è un attacco però, eh? Ah no, sì, certo. Ok? È una Eh, distorsione. Quindi serve il lavoro che stiamo facendo. moltissimo. Quindi il continuo calo di iscritti, poi risalita, poi calo, è solo l'algoritmo al canale, dico. Non solo, secondo me. Non c'è più nessuna logica. A volte senza nessun senso si alzano, a volte continuano a scendere nonostante io pubblichi un sacco di video. Poi mi scrivono, ah, non avevo visto, io ero iscritto e non sono più iscritto, poi non me lo scrivono più. Non c'è nessuna logica, non c'è un andamento logico in questa cosa. È tutto un po' a caso. Adesso siamo in fase calante, di nuovo. Causa esoterica, di nuovo. Tipo da ieri sono 3 in meno, 4, 3, 4 in meno. Ma rispetto a 10 giorni fa sono almeno 8 in meno. Sì, fino all'ultimo respiro loro cercheranno comunque di bloccare la grandezza dell'anima e tu sei sempre portatore della luce, no? Luce dell'anima. Mhm. Bene. Questo fa sì che ovviamente loro provino a danneggiarti. Bene, però io voglio far sapere all'anima e alla sua gente tutta che mi sto rompendo le palle, che la mia pazienza è arrivata al limite. Quest'anno. Mm? Mm. Ad eternum pegado, cioè fissato, attaccato a Lucio Corsi e buona fortuna.
per la tua competizione canora, che è la cosa che non si dice mai, no? Tanta tanta buona fortuna. Pure un mostro doveva essere. Hai visto? Ma da dove viene fuori che tu sei tutto? No, no, Solita roba della signorina con la voce baritonale, quella roba lì? Amici? no, non No, lo so, giuro. non lo so. Allora non lo so, no. Vediamo cosa dice Google, se ce ne frega qualcosa. Vabbè, ma chi se ne frega? Sì. È della Sugar, la casa discografica, non è quella della Caselli.